Benvenuti nell'ultima tappa del nostro viaggio estivo, fatta di iconiche rovine romane, un museo tanto creepy quanto bello e ottimo cibo. Ci troviamo in Friuli, ad Aquileia. Se doveste visualizzare Aquileia con un solo fermo immagine, il foro romano è ciò che vi serve. Le colonne, rialzate negli anni 30, suggeriscono l'importanza del luogo, centro amministrativo della città imperiale 2100 anni fa. Ampio 115 metri per 57, ecco a voi il Foro Romano, la piazza principale dell'antica città romana, che oggi sopravvive per lo più sepolta dalla città moderna. Vedremo in seguito, in questo video, altri scavi dell'epoca del glorioso impero romano. A pochi passi dal Foro Romano troviamo infatti le rovine di un porto. Dovete sapere che Aquileia sorge non lontana dal mare, collegata ad esso tramite fiumi e corsi d'acqua. Passeggiando lungo le strade del porto potreste immaginare quanto brulicasse di vita 2000 anni fa tra navi e marinai. Facendo questa via fino in fondo si arriva alla Basilica. Ecco la Basilica di Santa Maria Assunta. Entrandoci ci rendiamo subito conto che si tratta di una chiesa dalle origini antichissime, infatti risale al IV secolo, nonostante sia stata restaurata tra il IX e l'XI. Appena entrati salta subito agli occhi questo splendido mosaico di ben 760 metri quadrati. Come vedete, i disegni sono molto vari, spaziano dai ritratti dei facoltosi donatori, raffigurazioni di animali, personificazioni delle stagioni e motivi geometrici. Andiamo avanti. Qui sull'abside ecco degli affreschi dell'XI secolo che raffigurano la Madonna con bambino e i santi. Tra le opere d'arte spicca il Polittico cinquecentesco. Eccolo qua. Ora scendiamo giù nella cripta affrescata. Gli affreschi sono del XII secolo e raffigurano sia la storia della resurrezione del Cristo che la leggenda marciana, secondo cui il primo vescovo di Aquileia fu ordinato da San Pietro in persona, e pare che ci sia un fondo di verità. Ma questa è la cripta degli affreschi, e la basilica nasconde anche un'altra cripta, la cripta degli scavi, ancora più antica, in cui possiamo vedere reperti e mosaici del IV secolo. Fa parte del complesso della basilica ed è incluso nel biglietto anche il battistero a pianta ottagonale e gli affreschi all'interno. L'intero complesso è assolutamente da vedere se volete visitare Aquileia. Uscendo dalla basilica e girovagando un po' per Aquileia, è possibile imbattersi in scavi minori ma suggestivi e soprattutto gratuiti da visitare. Vi facciamo vedere qui alcuni scorci del fondo Cal, con pavimentazioni romane visibili e che include anche questo splendido mosaico. Più piccolo è il modesto Fundus Pasqualis, mentre raccomandiamo di visitare il suggestivo Sepolcreto, con alcuni recinti funerari di epoca romana antichissimi, costruiti tra il I e il III secolo. Passeggiando troviamo anche un monumento che non dovrebbe essere qui. Si tratta di un sepolcro monumentale ritrovato a qualche chilometro da Aquileia, sulla strada per Trieste. Era tutto rotto in frammenti e fu aggiustato e posto qui, alle porte di Aquileia, negli anni 50. Secondo voi si tratta di un falso storico? Fatecelo sapere nei commenti. Dobbiamo ammettere che, se passate per Aquileia, sarebbe un peccato non visitare il Museo Archeologico Nazionale, che, seppur decisamente carino al suo interno, per noi youtuber non è stata un'esperienza felice. State facendo un video? Non si possono Ma in realtà non è video, questa è una diretta. pure peggio, pensi? Infatti, dopo averci redarguiti di non fare riprese, siamo stati seguiti durante tutto il resto della visita, decisamente inquietante. Quindi abbiamo poco materiale da farvi vedere, ma nonostante ciò cerchiamo di darvi un assaggio. Da maggio a settembre, se siete turisti come noi, esiste un comodo trenino turistico, gratuito, che vi può portare a spasso per le attrazioni più belle di Aquileia. Suggeriamo di usarlo per minimizzare la strada da camminare e il conseguente dolore ai piedi. Quando visitiamo un luogo, ci piace provare il cibo locale. Stavolta siamo in Italia e, sebbene siamo abituati al cibo italiano, il Friuli può offrire delle peculiarità culinarie. Qui abbiamo degli interessanti ravioli che purtroppo si contano con le dita. Anna è stata più fortunata e ha avuto una discreta porzione di fettuccine al prosciutto, se non più gustose, almeno sazianti. Abbiamo poi provato il frico, un piatto fritto di cipolle e polenta, molto buono, ma secondo noi potevano mettere un po' più di polenta. Per finire, un dolcetto da pucciare nel vin santo. Purtroppo l'Italia non è economica e questa cena ci è costata oltre 70 euro. Fateci sapere se secondo voi abbiamo speso tanto o meno. Da Aquileia siamo poi tornati a Parma dal nostro Micio che non vedeva l'ora di rivederci. Ciao Micio! Ciao Micio! Noi vi salutiamo invitandovi a guardare le altre tappe del nostro viaggio estivo e vi invitiamo a iscrivervi e a seguirci in altre avventure. Arriveranno a breve infatti i video delle tappe del nostro viaggio di nozze. A presto!